Con il progetto Prehistoric Alps, il gruppo di ricerca del nostro Istituto per lo studio delle mummie di EURAC Research ha analizzato i resti scheletrici di 47 individui preistorici e protostorici provenienti da 17 siti archeologici del Trentino Alto Adige nelle Alpi orientali italiane. Questo è anche il luogo di ritrovamento dell'importante individuo dell'età del rame, datato a circa 5.000 anni fa, detto Iceman o Ötzi, e effettivamente la storia genetica delle popolazioni alpine di quest'area prima del progetto si basava proprio sulle conoscenze genetiche basate sull'analisi di questo unico individuo. Attraverso analisi bioinformatiche e statistiche è stato possibile ottenere diversi risultati. Il primo, che riguarda l'individuo più antico analizzato nel nostro studio, ovvero un individuo mesolitico, abbiamo visto che trattiene nel suo genoma componenti genetiche riferibili soprattutto al gruppo di cacciatori-raccoglitori occidentali, ma anche un contributo di circa il 16% da parte di cacciatori-raccoglitori orientali della Russia. Questo proprio a testimoniare un fenomeno di commistione, quindi di mescolamento genetico fra questi due gruppi principali occidentali ed orientali di mesolitici. Con il Mesolitico c'è quella fase, quel momento successivo all'ultima era glaciale, dove ormai il ghiacciaio che aveva investito tutta la valle dell'Adige si ritira. Abbiamo all'inizio una stabilizzazione dei versanti che poi porta alla creazione di un ambiente idoneo per il ritorno delle popolazioni di cacciatori-raccoglitori. Abbiamo alcuni siti chiave che ci raccontano come queste persone sfruttassero un numero molto importante di risorse animali, anche molto variegato. In questi siti si osserva come l'uomo si occupava certamente della caccia al cervo, ancora allo stambecco, ma al capriolo, al camoscio, però aveva un'attenzione molto spinta anche per le risorse legate agli ambienti acquatici, ad esempio il castoro, la lontra e soprattutto pesci e anche quelle che noi chiamiamo cozze di acqua dolce, che sarebbero le unio o le anodonte, che sono dei bivalvi simili appunto alle cozze o alle ostriche. I risultati ottenuti sugli individui appartenenti al periodo del Neolitico medio, quindi circa 6.600-6.300 anni fa, mostrano invece un cambiamento proprio nella struttura genetica rispetto ai mesolitici, proprio perché questi individui trattengono in maggioranza componenti genetiche riferibili a gruppi di agricoltori provenienti dall'Anatolia. Le persone che portano questa nuova economia emigrano dalla mezzaluna fertile, passano attraverso una via balcanica in Grecia e dalla Grecia probabilmente vanno a colonizzare le prime coste della Puglia. Una parte invece si sposta via mare nell'area tirrenica, arriva in Liguria nel 5008 e nella pianura padana abbiamo queste testimonianze verso un 5005. E in Trentino Alto Adige siamo in una regione montuosa e va da sé che non era l'ambiente adatto per degli agricoltori. Quindi i dati che noi abbiamo sull'arrivo dell'agricoltura è senz'altro posteriore. Se noi andiamo a vedere i materiali che ritroviamo al riparo Gaban, ci parlano di piccoli gruppi che incominciano a utilizzare la ceramica, non allevavano e non coltivavano, e questo dato lo possiamo sapere attraverso una serie di oggetti artistici che sono stati proprio trovati in questo sito, tra cui la famosa Venere del Gaban piccolissima, perché è circa 6 centimetri, che ci racconta tutto questo perché chi l'ha fatta
ha scelto come materiale l'osso e non la ceramica, come avrebbero fatto in Neolitico. Si è potuto poi osservare che questo schema, diciamo, neolitico, questa struttura neolitica si conserva nel tempo, perché alcuni individui anche dell'età del bronzo medio, quindi molto più recenti, conservano la stessa struttura, quindi composta da componenti appunto anatoliche e di cacciatori-raccoglitori. Questo suggerisce una sorta di continuità genetica in quest'area, dovuta probabilmente ad un maggiore isolamento rispetto ad altre zone d'Europa. Si osservano solo sporadicamente delle componenti genetiche non riferibili ai neolitici, anatolici o ai cacciatori-raccoglitori. Si osserva una piccola percentuale di componenti legate invece ai gruppi che sono migrati a partire da circa 5.000 anni fa dall'Eurasia verso l'Europa occidentale, la cosiddetta componente steppica. Quindi l'impatto di queste migrazioni è stato molto esiguo. I reperti che ha messo a disposizione la Fondazione Museo Civico di Rovereto all'interno di questo progetto provengono da 3 siti preistorici databili tra la fine dell'età del rame e l'inizio dell'età del bronzo, quindi più o meno dal 2500 a.C. fino al 2000 a.C. Il sito delle grotte di Castelcorno prende il nome da questi corni di roccia che emergono dal versante. Questi corni di roccia non sono altro che i resti di una grande frana post-glaciale che è caduta quindi dopo lo scioglimento del ghiacciaio, generando l'accavallarsi casuale dei massi, e si sono formate quindi delle grotte, anzi un labirinto, un dedalo di grotte, in cui nell'età del rame, alla fine dell'età del rame, le comunità locali seppellivano i loro morti. Fra i corredi di queste sepolture abbiamo, oltre alla ceramica e ossa degli animali che venivano usati per i rituali funerari, abbiamo anche oggetti particolari come elementi di collana in conchiglia, osso e pietra. Abbiamo anche un brassard, cioè un elemento in pietra che serviva a proteggere il polso degli arcieri, un oggetto in arenaria che serviva a dare forma all'asta delle frecce, e anche alcuni oggetti legati alla metallurgia. In questo laboratorio, il laboratorio di antropologia di Eurac Research, sono state condotte parte delle analisi antropologiche finalizzate alle ricostruzioni del profilo biologico degli individui esaminati, ovvero ad esempio la stima dell'età alla morte e anche la determinazione del sesso. Inoltre sono stati analizzati i resti scheletrici per determinarne il loro stato di conservazione per poi poter procedere con il campionamento. Nella necropoli trentina di Lavela 7, risalente a circa 6.000 anni fa, sono stati rinvenuti 2 individui, un adolescente di 13-14 anni e una bambina di circa 7-8 anni, che i nostri risultati hanno dimostrato essere fratello e sorella. Gli individui erano stati deposti in 2 sepolture singole a recinto di pietra in posizione flessa sul lato sinistro ed erano stati accompagnati da ricchi corredi, in un caso anche esotici, quindi non locali, a dimostrazione del fatto che all'epoca vi fosse un notevole interscambio culturale e quindi anche di beni materiali. Infine lo studio ha permesso anche di contestualizzare i risultati ricavati dall'analisi dell'Eisman, e quindi si è visto che la struttura genetica dell'Eisman è la stessa che si osserva in tutti gli altri individui dello stesso periodo, quindi dell'età del rame, analizzati durante il progetto. L'Eisman tuttavia trattiene delle linee genetiche che vengono trasmesse esclusivamente dalla madre o dal padre, che non sono state trovate in nessun altro individuo alpino analizzato, e questo lascia aperta una domanda sull'origine di questo importante individuo.